Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono DaimonX e questo è Human Fantasy. Prima di iniziare un nuovo video con voi però vi volevo invitare, per chi non lo avesse già fatto, a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti. Riprendiamo a parlare di videogiochi, dopo aver già trattato questo tema in alcuni video precedenti, nei quali vi avevo fornito dei dettagli sulle ambientazioni presenti in Mortal Kombat. Oggi però non parleremo di un altro picchiaduro a incontri, ma di un qualcosa di più elaborato, almeno a livello di trama. Ci spostiamo verso gli sparatutto tridimensionali in terza persona e andiamo a conoscere uno dei giustizieri più famosi del mondo videoludico, ovvero Max Payne. Come appena accennato, Max Payne è un videogioco di tipo sparatutto in terza persona, sviluppato nel 2001 dalla Remedy Entertainment e presenta alcune innovazioni rispetto ai suoi simili dell'epoca, tra cui la possibilità di utilizzare il bullet time durante il gioco, che consiste in una forma di movimento a rallentatore, tra l'altro già resa celebre dal primo film di Matrix. Max Payne è un detective della NYPD che, tornando a casa dal lavoro una sera, ritrova sua moglie e sua figlia di appena 6 mesi trucidate da un gruppo di tossicomani sotto l'effetto di una nuova e potente droga sintetica. Da qui inizia la sua battaglia personale contro i trafficanti e i malavitosi coinvolti nel giro e dopo diverse peripezie si ritrova perfino ad essere il principale indiziato dell'omicidio di un collega. Questa cosa lo porterà a proseguire la sua sete di giustizia operando al di fuori della legge. Ora però mettiamo da parte la trama del videogame e andiamo al nocciolo dell'argomento di questo video, perché come avrete letto dal titolo, Max Payne presenta diversi riferimenti alla mitologia nordica. Vediamo insieme quali sono. Il primo di questi riferimenti è la Valchiria. Nel videogioco è il nome della droga sintetica che ruota attorno all'intera trama. I contenitori trasparenti riflettevano di verde, verde Valchiria. Nella mitologia, le Valchirie sono degli esseri femminili al servizio del dio Odino. Hanno il compito di selezionare i guerrieri mortali più valorosi che muoiono durante le battaglie e di condurli in 2 luoghi ultraterreni, non accessibili agli esseri umani, il Valhalla e il Folkvanger. La correlazione che può esserci tra i 2 elementi è che la droga Valchiria del videogioco può essere considerata una sorta di giudice del destino, portando coloro che ne fanno uso a una tragica fine. Come le Valchirie della mitologia hanno il potere di decidere chi vive o muore in battaglia. Tutte le testate parlavano dell'efferato omicidio. L'eco della tempesta si confondeva con le sirene della polizia. Una situazione invidiabile, braccato da chi ti voleva morto e ricercato per un amico che non avevi ucciso. Il secondo è il Ragnarok. Nel videogioco è un locale notturno che presenta diversi riferimenti al satanismo ed è gestito da Jack Lupino, uno dei più sadici signori della droga di New York. A giudicare dal luogo era sorprendente che qualcuno avesse anche solo mai pensato di leggere qualcosa. Il libro era intitolato L'età della morte e della tempesta. Parlava dei miti nordici e del Ragnarok, giorno in cui, secondo le credenze vichinghe, sarebbe giunta la fine del mondo. La terra si sarebbe ricoperta di ghiaccio e gli uomini avrebbero perso il loro ultimo barlume di umanità. Compresi come qualcuno potesse pensare che stesse davvero arrivando alla fine del mondo e al tempo stesso iniziavo a capire quale fosse il vero significato di un locale del genere. Nella mitologia, il Ragnarok indica una serie di eventi catastrofici che provocheranno la fine dei mondi. Tra questi eventi, il più famoso è la battaglia finale tra le potenze della luce e dell'ordine e quelle delle tenebre e del caos. Ragnarok non significa solo morte e distruzione, ma ha anche delle connotazioni positive, perché si riferisce anche alla rigenerazione del vecchio mondo distrutto, della rinascita di uno nuovo purificato e del conseguente inizio di un'era felice. Il collegamento tra i 2 elementi qui può essere il fatto che il Night Club rappresenta uno dei livelli più cupi e violenti del gioco, dove ogni forma di ragione e moralità è stata completamente distrutta e che in qualche modo riflette il caos pre-apocalittico della mitologia.
Si tratta quindi di una specie di battaglia tra le forze della luce e dell'ordine, simboleggiate da Max Payne, e quelle delle tenebre e del caos, rappresentate da Jack Lupino e il suo locale. Il terzo è il Valhalla. Nel videogioco è il nome di un progetto farmaceutico segreto. In un primo momento viene messo in atto dal governo degli Stati Uniti per fabbricare la droga Valkyria e testarne gli effetti sui membri dell'esercito durante le battaglie. In un secondo momento, annullato per risultati insoddisfacenti, viene poi ripreso da Nicole Horn in maniera clandestina per testare gli effetti della Valkyria negli ambienti urbani. Top Secret, Progetto Valhalla, Esercito degli Stati Uniti, Yggdrasil Network. Valhalla, oltretomba nella mitologia nordica in cui i guerrieri più valorosi passavano il resto della loro esistenza festeggiando e combattendo senza tregua. Le loro ferite si rimarginavano miracolosamente immuni. Valkyrie, le vergini che sceglievano i guerrieri vichinghi più valorosi e poi li portavano nel Valhalla. 1991. Lo scopo del progetto è di creare una sostanza chimica capace di aumentare il coraggio e la resistenza delle truppe di terra. 1995. Risultati insoddisfacenti. Progetto annullato. Qualcuno doveva aver continuato la ricerca senza autorizzazione. Progetto compromesso. Fuga di informazioni. Bisogna chiudere la falla a tutti i costi. Controllo di sicurezza a livello russo autorizzato dal responsabile del progetto. Prova sul campo, raddoppiare le dosi per tutti i soggetti restanti, osservare e registrarne il comportamento nell'ambiente urbano. Il luogo dell'operazione corrispondeva al mio vecchio indirizzo del New Jersey. La data era quella di 3 anni fa. Nella mitologia, il Valhalla è una sala enorme e maestosa situata ad Asgard, il mondo ultraterreno non accessibile agli esseri umani, è governato da Odino. Come accennato in precedenza, nel Valhalla, oltre a Odino, vi possono accedere le Valkyrie e gli spiriti dei migliori guerrieri caduti durante le battaglie, che una volta giunti lì diventano degli Einherjar e vengono addestrati per affrontare gli eventi del Ragnarok. Qui il Valhalla del videogame può essere considerato una proiezione distorta di quello mitologico, perché mentre quest'ultimo viene visto come un luogo di onore e gloria, quello del gioco identifica un qualcosa di corrotto e fallimentare. Entrambi sono legati alla morte e alla battaglia, ma la versione mitologica simboleggia la speranza e la preparazione per la fine del mondo. L'altra invece è una manifestazione di disperazione e rovina. Il quarto è Asgard. Nel videogioco è il nome di un palazzo situato vicino al ponte di Brooklyn ed è il luogo di ritrovo del Circolo Interno, una società segreta formata da un gruppo di persone influenti della città, tra cui politici, imprenditori e anche malavitosi. Nella mitologia è la residenza degli Aesir, gli dei celesti, ed è separata dal mondo dei mortali, chiamato Midgard. La correlazione qui è abbastanza chiara. Abbiamo un palazzo che ospita degli individui molto potenti, molto influenti, che svolgono le loro attività in assoluta segretezza e nel quale le persone comuni non hanno il diritto di accedere. Entrambi i luoghi, quindi, sia quello del gioco che quello mitologico, sono simbolo di potere supremo, isolamento e controllo. Il quinto è Odino. Nel videogioco, un personaggio di nome Alfred Wooden viene rappresentato con una benda sull'occhio sinistro. Si tratta di un senatore degli Stati Uniti ed è uno dei membri più importanti del circolo interno menzionato poco fa, se non uno dei capi. Il personaggio è palesemente ispirato a Odino, in quanto anche il dio norreno viene raffigurato senza un occhio, ed entrambi condividono una funzione di leadership. Alfred Wooden infatti ha un ruolo cruciale nel destino del protagonista, perché in un modo o nell'altro manipola le sue azioni, alleandosi con lui e fornendo le informazioni necessarie per guidarlo verso la sua vendetta. Anche Odino, dal canto suo, trama e manipola gli eventi per raggiungere determinati scopi. Il sesto sono gli Aesir. Nel videogioco, la Aesir Corporation è una potente compagnia farmaceutica di New York, capitanata da Nicole Horn,
la quale è anche la nemica finale del gioco e la mente che si occupa della fabbricazione clandestina della droga Valkyria. Nella mitologia, gli Aesir sono gli dei del cielo della potenza guerriera, dei quali fa parte anche Odino. Se facciamo caso ai cartelli pubblicitari della Aesir Corporation sparsi nei vari stage del gioco, lo slogan è A Bit Closer to Heaven, che in lingua inglese indica una stretta vicinanza al paradiso, frase che si collega in maniera palese alla controparte mitologica che si riferisce alle divinità nordiche dei cieli. Anche qui abbiamo quindi una considerazione divina dei nemici principali del gioco, che a differenza però degli dei, i quali governano facendo ricorso alla saggezza, alla forza e in certi casi anche alla brutalità, usano il potere per manipolare e distruggere. Anche se non esplicito come gli altri 6, possiamo menzionare come ultimo riferimento anche Yggdrasil, ovvero l'albero cosmico che nella mitologia nordica sorregge i vari mondi con i suoi rami. Potrebbe essere interpretato come un simbolo che si collega alla fitta rete di indizi e connessioni che il protagonista esplora per scoprire la verità sulla morte della sua famiglia e la corruzione che dilaga nel mondo che lo circonda. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Se avete qualche opinione o conoscete qualche altra curiosità, scrivetelo nei commenti. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Grazie ancora per il supporto e alla prossima!